In questa tavola enigmatica e raffinata, Paolo Uccello costruisce una scena immersa in un bosco oscuro dove uomini, cani e animali si muovono secondo una rigorosa costruzione prospettica. La notte non è solo ambientazione, è elemento simbolico. Il fondo scuro compatta lo spazio e mette in risalto le figure quasi sospese. Gli alberi si dispongono come quinte teatrali creando profondità. Uccello, ossessionato dalla prospettiva, trasforma la caccia in un esercizio matematico. L'evento violento viene congelato in una composizione ordinata. La natura è disciplinata dall'intelletto umano. Qui la caccia assume un carattere quasi mitologico e primordiale. Piero di Cosimo raffigura uomini e animali in un ambiente selvaggio, popolato da figure ibride e tensioni drammatiche. Non è una scena aristocratica, ma un conflitto brutale tra uomo e natura. Il paesaggio appare arcaico, incontrollato. L'opera sembra alludere a un'umanità primitiva, ancora immersa nel caos naturale. La caccia diventa metafora della nascita della civiltà, del passaggio dall'istinto alla cultura. Qui la caccia è celebrazione del potere imperiale. L'opera, ricca di dettagli, rappresenta una battuta organizzata in onore di Carlo V. La foresta è ordinata, il corteo aristocratico elegante, la scena è spettacolare e coreografica, non c'è dramma, c'è controllo. La caccia diventa rituale politico, dimostrazione di forza e gerarchia sociale. In questa scena invernale la caccia non è spettacolo aristocratico ma fatica quotidiana. 3 uomini tornano con poche prede, attraversando un paesaggio innevato vastissimo. La natura domina la composizione. La caccia è qui inserita nel ciclo delle stagioni e nel ritmo della vita contadina. Bruegel non celebra l'eroismo ma la condizione umana, piccola, fragile parte di un universo più grande. Rubens trasforma la caccia in un'esplosione barocca di energia. Corpi intrecciati, cavalli impennati, animali feroci in lotta, il dinamismo è travolgente, la scena è quasi cinematografica. Qui la caccia è scontro titanico tra uomo e bestia, la natura non è idillio, ma forza brutale. Il pittore esalta movimento, potenza fisica e teatralità. Specialista di animali e scene venatorie, Snyder concentra l'attenzione sul momento più violento dell'azione. Il cinghiale è potente, minaccioso, i cani si avventano in una spirale di tensione, la composizione è serrata, quasi claustrofobica, la caccia diventa spettacolo della ferocia naturale resa con straordinaria precisione anatomica. Nel Settecento la scena si fa più elegante, anche la violenza è filtrata dal gusto rococò. La composizione è equilibrata, i colori chiari, l'azione è intensa ma controllata. La caccia resta simbolo aristocratico ma si ammorbidisce in un linguaggio più decorativo e teatrale. Con Kathleen entriamo nel mondo delle grandi pianure nordamericane. La caccia al bufalo è qui rito collettivo, fondamentale per la sopravvivenza delle popolazioni native. Non è sport ma necessità vitale. L'artista documenta con attenzione etnografica un mondo destinato a scomparire. La scena è ampia, dinamica, immersa nello spazio sconfinato della prateria. Delacroix interpreta la caccia come scontro tragico e romantico. Il colore è vibrante, le figure spezzate da linee diagonali. L'energia emotiva supera la descrizione realistica. Il leone diventa simbolo di forza selvaggia. L'uomo affronta la natura in una lotta carica di pathos e tensione psicologica. Serov rappresenta lo zar Pietro il Grande in un contesto venatorio. La scena unisce natura e autorità politica. Il sovrano non è solo cacciatore, è figura modernizzatrice, dominatore del territorio. La pennellata più libera e atmosferica riflette la sensibilità del primo Novecento. La caccia è ora memoria storica e costruzione dell'identità nazionale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!